Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi vi faccio la ricetta delle baguette, ma stavolta bianche. C'è un motivo valido perché a mia nipote non piace il pane con i semini e automaticamente che fai? Alla bambina non gliele fai bianche? Certo. Ma voi iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. È facilissima questa ricetta. Allora, un chilo di farina, 0 o 00, 700 ml di liquido perché nella ricetta precedente, quella con le baguette 7 cereali, ho usato il siero del latte, cioè quello, diciamo, lo scarto, tra virgolette, dopo aver fatto primo sale e ricotta. Un cucchiaino e mezzo di sale, un cucchiaino di miele, 5 grammi di lievito fresco. Ok? Scusami, l'acqua deve essere Tiepida. 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 Allora, l'altra volta io ho fatto il contrario, però cioè nel senso ho messo prima il liquido e poi ho cominciato ad aggiungere la farina. Vi faccio vedere che anche in questo modo, più semplice ancora, si può fare tranquillamente. Allora, andiamo a mettere il lievito sbriciolato dentro all'acqua tiepida, in questo modo. Poi mettiamo il miele e andiamo a miscelare il tutto. Ci rivediamo tra un attimo. Abbiamo sciolto tutto il lievito e adesso lo andiamo a mettere pochino per volta nella nostra farina. E intanto mescolo con le mani. Per carità, con la planetaria si fa prima, però va benissimo anche con le mani. Che consistenza deve raggiungere? Sodo e leggermente appiccicoso. Ragazzi, nel frattempo mi scrivete nei commenti, per favore, la città da dove ci state guardando? Perché, come ormai sapete, io sono molto molto curioso. Scopriamo ogni volta che ci guardate da paesi stranieri Sempre più lontani. che ci piacerebbe tanto visitare, esatto. E è una ricetta veloce? Nell'impasto sì, Diciamo, ora è sono che ci le, vuole poi la lievitazione. sono le 9 di mattina, perché ora per cena si mangia. Sì, tranquillamente. Ok, vado a fare l'impasto e un attimo, non chiudere, devo aggiungere il sale, ok? Quindi con le mani impiastrate aggiungerò il sale e continuerò ad impastare a fra poco. Allora, l'impasto è fatto, adesso l'ho messo sul tavolo con un altri forse 10 grammi di farina e adesso vado ad impastarlo un pochino. Ho preparato già la ciotola con l'acqua perché non appena avrò impastato bene questo sul tavolo, poi lo andrò a mettere di nuovo nella ciotola e ogni 20 minuti faremo delle pieghe e ci servirà dell'acqua per bagnarci le mani. Ok? Impastate sul tavolo almeno 5-6 minuti, ok? Così da dare forza all'impasto. D'accordo? A dopo. Ecco qui, l'impasto è pronto e a questo punto in una ciotola, la stessa ciotola che ho lavato perché io non ce la faccio a vederla sporca, così, con il coperchio. Ok? Per quanto tempo? 20 minuti. Tra 20 minuti ci vediamo per fare le pieghe. Allora, 20 minuti sono passati, questa già è lievitata. E vabbè. Ho una mano speciale per gli impasti. Adesso bagniamoci le mani e andiamo a fare le pieghe. L'impasto è bello sodo, quindi fare le pieghe
è un pochino più complesso, Già si è formata una bella maglia glutinosa. Sono proprio contenta di ciò. Quindi facciamo un bel po' di pieghe e poi lo rimettiamo coperto per altri 20 minuti. Fatene il più possibile 3, 4, 5 volte, sempre a distanza di 20 minuti e sempre bagnandovi le mani. Ci rivediamo qui una volta fatte tutte le pieghe. Eccoci qua, vi vogliamo raccontare una cosa. Eravamo a pranzo, calcolate che sono passate appena 2 ore e a un certo punto è esploso il coperchio. Ci ha fatto fare un salto, guardate che spettacolo. Allora, adesso andiamo a fare le porzioni, diciamo, ok? Dobbiamo dividere l'impasto, quindi metto un po' di farina sul tavolo e vado a dividerlo, io direi in 8, visto quanto cresce, Decisamente sì. e lo tiriamo giù. Bello, 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 lievitato benissimo. Ok, vado a mettere un po' di farina sul tarocco e vado a dividere l'impasto in 8 porzioni. Ci vediamo tra poco. Allora, abbiamo fatto i nostri 8 pezzi e a questo punto cosa faccio? Vado a arrotolare l'impasto su se stesso in questo modo qui. Ho già messo un canovaccio pulito, senza odori eccetera, e infarinato, perché poi dovrò far riposare il nostro preimpasto per almeno una mezz'ora. Eccole, le prime sono pronte. Allora, prendiamo il preimpasto, cioè, scusate, la preforma, mi sbaglio io, impasto, preforma. Lo schiacciamo in questo modo, lo allunghiamo in questo modo, dopodiché lo arrotoliamo su se stesso, così, Per il lungo. per il lungo, esatto, così, e lo pinziamo insieme. E le bolle, che belle, guardate quante bolle. Così, dopodiché gli diamo questa forma allungata. Salamino. Il salamino, sì. Se per caso vedete che non aderisce bene, lo ripinzate. Ecco qua. E voilà. Ok? Ci vediamo quando sono tutti pronti. Esatto. Allora, è arrivato il momento di metterle a cuocere. Quindi accendete il forno raggiungendo la temperatura di 230 gradi. Fate dei tagli sulla sommità delle vostre baguette, esattamente come quelle che comprate. Taglia poco questa lametta, devo cambiarla. Ecco qua. E poi? E poi cuocete, forno statico 230, già a temperatura come ho detto prima, per circa 25-30 minuti, dipende dai forni. Ci vediamo dopo. A dopo. E sono pronte. Vedete che non servono le forme per fare le baguette? Basta dargli una forma. Guardate che spettacolo. Adesso è bollente, ma io voglio assolutamente tagliarne una. Vai, un attimo che scottano. Questa la spezziamo qua. Voilà, guardate che spettacolo. Riesci a... Certo. Mamma, Eh? che meraviglia. Dio. Beh, mi sono scottata, ma non fa niente, ne valsa la pena.
Che spettacolo, ragazzi. Che altro dire? Provate a farle anche voi e ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.